Oggi parleremo di assicurazioni col direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi. La storia delle assicurazioni, a volerla vedere nei suoi caratteri generali, è antica come il mondo. Già 2700 anni fa, i tagliatori di pietra erano soliti prestarsi dei soldi in vista del futuro e creare delle comunità all'uopo per prestare dei soldi che fossero usati, che domani le cose andassero male. Poi però fu nell'Atene del V secolo a.C., l'Atene di Pericle, che l'attività assicurativa cominciò a assomigliare a quella che sarebbe stata molti secoli dopo. La prima capitale delle assicurazioni, se vogliamo dirla così, alla vigilia, all'inizio del Rinascimento, fu Genova, società assicuratrice per le navi, che era l'attività più importante che si prestava a rischio. Siamo nel 1424 quando inizia questa attività, ma poi la capitale per antonomasia del mondo delle assicurazioni sarà Londra, dove si faranno nel 1762 per l'esattezza, le prime assicurazioni sulla vita. Ma prima di parlarne col direttore della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, vediamo un filmato che ci aiuta a capire. La nostra vita è condizionata da eventi futuri e spesso imprevisti. Spese mediche, danni a noi o ai nostri beni. È dal bisogno di proteggerci che nasce l'assicurazione, un meccanismo che consente di distribuire su una moltitudine di persone che pagano un premio assicurativo il peso di eventi che per il singolo individuo sarebbero insostenibili. Le assicurazioni possono svolgere un ruolo attivo in materia di welfare, ponendosi come possibili fornitori di protezione a integrazione del sostegno pubblico. L'assicurazione può sostenere il risparmio e gli investimenti, ad esempio se si vuole garantire tranquillità economica alla propria famiglia in caso di proprio decesso, o risparmiare oggi per il futuro, affidandosi a prodotti che, accanto alla componente assicurativa, danno l'opportunità di costruire nel tempo un capitale, ovvero una rendita. L'assicurazione può anche proteggere i nostri beni da furto e incendio o da altri eventi dannosi o catastrofi. Si può assicurare un credito se si teme che il debitore possa essere inadempiente. Con le assicurazioni sulla responsabilità civile si può proteggere il proprio patrimonio. Il ricorso all'assicurazione, al di fuori di quella obbligatoria dell'auto, rimane nel nostro paese esiguo e si continuano a fronteggiare gli eventi avversi in solitudine. Le istituzioni devono coltivare e sviluppare un'educazione ed una cultura assicurativa per mettere il cittadino in condizione di scegliere prodotti adatti alle proprie aspettative e ai propri reali bisogni. E di assicurazioni parliamo con il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi. Mi dica, banche e assicurazioni si sentono nominare assieme spesso. Quali sono le similarità e le differenze di cui un risparmiatore, un cittadino comune, deve tenere conto? Banche e assicurazioni sono animali diversi, diversissimi. Hanno in comune il fatto di essere soggetti finanziari, imprese finanziarie. Però un risparmiatore si rivolge a una banca o a un'assicurazione per soddisfare bisogni diversi in generale. Quindi si rivolge a un'assicurazione quando si vuole assicurarsi contro un rischio futuro di danno, di morte prematura, qualunque tipo di rischio. Ci si rivolge a una banca o quando si vuole affidare a quella banca il proprio risparmio, se si è clienti di una banca dal lato del passivo, come direbbe un banchiere o un addetto ai lavori, oppure se si vogliono dei soldi in prestito. Una famiglia per comprare una casa, un'impresa per costruire un capannone, per esempio. C'è una zona grigia di tipo finanziario. Io voglio investire il mio risparmio, posso banalmente depositare i miei soldi in banca, oppure posso comprare una polizza vita, oppure una polizza finanziaria che mi dà un rendimento garantito. Quindi in questi casi posso sia rivolgermi a una banca sia rivolgermi a una assicurazione.
ma rimane il fatto che stiamo parlando di due imprese, entrambe finanziarie, che svolgono nella società e storicamente hanno svolto ruoli molto diversi. E perché allora è affidata alla Banca d'Italia di vigilare ad un tempo sulle banche e sulle assicurazioni? Questa è una soluzione di tipo istituzionale che non è infrequente nel mondo, la vediamo anche in Francia, la vediamo anche in Inghilterra, non la vediamo in altri paesi. Non era così in Italia fino a 4 anni fa, fino al 2012, diciamo. Poi c'è stato, diciamo pure uno scandalo che ha colpito l'istituto che vigilava sulle assicurazioni fino a quel momento, che non aveva nulla a che fare con la Banca d'Italia. Il governo del tempo decise di mettere quell'istituto sotto l'ombrello, per così dire, della Banca d'Italia, quindi pur restando un istituto autonomo c'è una governance che in parte è in comune. E i consumatori che vantaggio traggono dall'attività dell'istituto di vigilanza sulle assicurazioni? I consumatori traggono un vantaggio indiretto e uno diretto. Quello indiretto è che l'intero comparto assicurativo, essendo vigilato da un'autorità apposita, ad hoc, quindi non trasversale come per esempio l'antitrust, esatto, che cura la concorrenza per tutti, siano assicurazioni, siano fabbriche di chiodi, o che ne so, l'Agcom o altre autorità. Quindi un'autorità apposita che c'è per le banche, c'è per le assicurazioni. Quel comparto è più solido di quanto non sarebbe se non ci fosse questa vigilanza apposita. Poi naturalmente fallimenti e come dire, mismanagement sono sempre possibili. Il vantaggio indiretto, anzi scusi, questo è quello indiretto, il vantaggio diretto è nella funzione di tutela esplicita del consumatore di servizi assicurativi che l'IVASS e prima ancora l'ISVAP, che è l'istituto predecessore, svolge e svolgeva in modo molto attivo, molto presente. Ma quali sono i rischi per un'impresa che decide di rivolgersi a una società di assicurazione per ricevere un finanziamento? I rischi sono bilaterali, cioè i rischi sono dell'impresa, sono anche della società di assicurazione, tant'è che le compagnie assicurative italiane questi rischi fino a questo momento non li hanno voluti correre, quindi di fatto questa ipotesi non c'è. Sono pochissimi finanziamenti veri e propri dati da imprese di assicurazione a imprese non finanziarie. È una possibilità prevista da poco tempo dalle norme, è stata prevista da una legge votata dal Parlamento e l'IVASS ha adattato un suo regolamento, però ancora è presto per parlarne. E banche e assicurazioni possono lavorare assieme? È bene che lavorino assieme o è bene che restino separati? Già lavorano assieme, per la verità, devono lavorare assieme, dirò di più, oltre a quella zona grigia di cui parlavo prima, c'è un ovvio motivo per stare insieme che è di tipo commerciale, distributivo. Le banche hanno molti sportelli, certo. Le compagnie non hanno sportelli, hanno agenti ma non sportelli. Attraverso uno sportello si può vendere una polizza assicurativa abbinata a un finanziamento oppure anche non abbinata a un finanziamento. Quindi molti sono gli accordi fra banche, fra singole banche e singole compagnie di assicurazione per sfruttare insieme la rete distributiva di una banca. Quindi un'assicurazione affida le proprie polizze a quella banca, normalmente a un costo all'ingrosso, diciamo così, non al dettaglio. Questo per i consumatori pone dei rischi, quindi è uno dei profili a cui l'IVASS è molto attento. Quali rischi? Il rischio è quello che la banca
venda una polizza assicurativa, per esempio abbinata a un finanziamento, in modo non trasparente, non sufficientemente dichiarato, in modo un po' nascosto. Su questo Banca d'Italia e IVAS insieme molto recentemente hanno attratto l'attenzione dell'opinione pubblica. Molto chiaro, la ringrazio.